Buongiorno a tutti e bentornati su Musisophical Life, il canale in cui si parla di musica, ma con filosofia. Io sono Pietro e in questo video vorrei riprendere il discorso con cui ci eravamo lasciati l'altra volta, ovvero su come la musica possa rivelarsi un incredibile strumento per migliorare la nostra vita quotidiana. Per capire come ciò possa avvenire è necessario innanzitutto chiedersi di che cosa è fatta la nostra vita quotidiana. La risposta a questa domanda potrebbe essere pericolosamente lunga. Allora io mi sono limitato a individuare 5 cose che bene o male tutti facciamo e che la musica può aiutarci a coltivare. Quali sono? Vediamole insieme. Musica, maestro! La prima cosa di cui voglio parlarvi è il ricordo. Ogni giorno, appena svegli, la vita ci chiede impietosamente di richiamare dalla memoria numerose informazioni. Come ti chiami? Su che pianeta vivi? Hai buttato la spazzatura? Qual è la funzione della soggettività trascendentale nella fenomenologia di Husserl? Insomma, cose di questo tipo. Diciamo che in quanto a memoria, ognuno di noi si pone su una scala che va da Dory a Sheldon Cooper. Ma bisogna tenere presente che ricordare non vuol dire solo memorizzare fatti e informazioni, ma significa anche riportare alla luce quelle memorie personali che spesso finiamo per dimenticare e che potrebbe essere molto vantaggioso riscoprire. La seconda cosa che tutti facciamo è immaginare. In un modo o nell'altro ci capita durante la giornata di chiederci: come sarebbe se fossi sposato con Scarlett Johansson? E se il mio capo si trasformasse in un capodoglio volante? Come sarebbe invitare Mozart al mio compleanno? Fighissimo! La cosa importante è che l'immaginazione è la base della creatività. Inoltre, dà forma ai nostri desideri e alle nostre aspettative, fornendoci una bozza del futuro che vorremmo, esercitando così una notevole influenza sulle nostre scelte e quindi sulle nostre vite. Cosa numero 3. La percezione. Fin dal momento in cui entriamo nel grande cerchio della vita, siamo investiti da una miriade di sensazioni. Vediamo, annusiamo, tocchiamo, gustiamo, sentiamo. Ma non ci limitiamo certo a questo. Percepiamo infatti quando siamo in equilibrio, quando proviamo dolore, i movimenti del nostro corpo, la temperatura, le farfalle nello stomaco, insomma, la percezione ha 1000 sfaccettature. C'è anche il famoso sesto senso, che pare abbiano solo le donne, e che quindi non tratteremo in quanto troppo complesso. È meglio che mi dedichi a studiare l'altro grande mistero dell'universo. Le donne. Il punto è che la percezione è un'apertura sul mondo, e tanto meglio percepiamo, tanto più ci accorgiamo di ciò che ci circonda, potendo quindi interagire al meglio col nostro ambiente. Che ci porta alla quarta cosa che tutti facciamo: pensare. Tutti pensiamo! Ok, a guardare certe cose uno sarebbe tentato di dire di no, tuttavia potremmo salvare la coerenza dicendo che si può pensare più o meno bene. Pensare, in senso ampio, è un'attività fondamentale della vita umana. Attraverso il pensiero pianifichiamo azioni e comportamenti, progettiamo ponti e palazzi, mandiamo l'uomo nello spazio o sottoterra. Ma non tutto quel che pensiero luccica. Col pensiero l'uomo ha scritto il Mein Kampf, pianificato le deportazioni nei campi di concentramento, costruito teorie razziste i cui effetti vediamo ancora oggi. Insomma, l'elenco sarebbe davvero lungo, ma piantiamola qua. Questo però dovrebbe far riflettere su quanto sia importante pensare bene. E ci consola il fatto che ci siano state numerose figure di spicco nel mondo della scienza e della cultura che stimavano la capacità della musica di sviluppare le facoltà intellettuali. Einstein e Sherlock Holmes, giusto per citare una coppia che scoppia, ma anche Hawking, che era un wagneriano convinto, insieme a Thomas Mann, e naturalmente Karin, la tata di Jack, che ci ricorda che Mozart fa diventare intelligenti. E la cosa fantastica è che i bebè non stanno neanche ad ascoltarlo perché dormono. Io vorrei tanto che i miei genitori mi avessero fatto ascoltare Mozart da piccola, perché io spesso non capisco niente di niente. Grazie Karin. E last but not least abbiamo la quinta cosa: provare emozioni. Nella vita quotidiana ci troviamo a provare diverse emozioni. Irritazione per il tizio che non si sa che gli abbia dato la patente. Gioia per il primo dentino della nostra dolce bambina. O disgusto per la minestra di broccoli della prozia Carmen. Persino l'apatia può essere vista come un caso di emozione. Ora, la nostra vita emotiva è straordinariamente variopinta, ma spesso non la osserviamo abbastanza e non ne sappiamo parlare, non sappiamo dire come ci sentiamo. E alcuni diranno: e chi se ne frega? E io rispondo che spesso le emozioni ci guidano verso azioni e comportamenti di cui in seguito ci pentiamo amaramente.
Altre volte invece si rivelano la forza che ci serve per superare ostacoli altrimenti insormontabili. Quindi conviene molto imparare ad averci a che fare, sia per prevenire spiacevoli ricadute sulle nostre e sulle altre esistenze, sia per trovare quella carica energetica di cui spesso sentiamo la mancanza in ciò che facciamo, come dare un esame o fare un progetto. Abbiamo quindi queste 5 cose che compongono la nostra quotidianità, che potremmo filosoficamente definire come 5 facoltà: il ricordo, l'immaginazione, la percezione, il pensiero e l'emotività. Adesso in poi farò una serie di video in cui da un lato approfondiremo ognuna di queste facoltà dal punto di vista filosofico, dall'altro cercherò di mostrare in che modo la frequentazione della musica possa aiutarci a coltivarle. Quindi ci vediamo tra 2 settimane, mi raccomando non mancate, con il primo video sul ricordo, dove ne parleremo basandoci su una straordinaria opera della creatività umana che forse qualcuno di voi già conosce. Vi lascerò un piccolo suggerimento alla fine del video. Bene, direi che per oggi è abbastanza. Se quello che ho detto vi piace, vi interessa, vi stuzzica e vi eccita, non mi resta che invitarvi a palesarmi i vostri sentimenti con gli appositi strumenti che la tecnologia ci offre, quindi mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di questo lavoro e niente, vi aspetto. Alla prossima allora. Ciao a tutti e buona vita musisofica.